È giusto acquistare un orologio pensando alla rivalutazione? È la domanda che qualsiasi appassionato, qualsiasi collezionista si è sempre fatto ed è forse l'argomento di cui più si discute nei social, nei forum, insomma, tra chi si interessa di orologi. Ne vorrei parlare assieme a voi, magari nei commenti, in questo nuovo video qui su TOC, nella nostra stanza degli orologi. Iniziamo. Forse è la domanda, ma anche la critica che più volte, più frequentemente viene mossa a chi fa questi discorsi, ne parla sui social, nei gruppi, su Telegram per esempio, dove vi invito ad iscrivervi, trovate il link al gruppo Telegram nella descrizione. È una critica che effettivamente viene mossa molto spesso, soprattutto perché il termine speculazione e rivalutazione vengono confusi un po' troppo facilmente e secondo me anche erroneamente, perché se la speculazione è quell'atteggiamento che poco piace agli appassionati, per cui si compra qualcosa per rivenderlo subito dopo ad un prezzo maggiore, la rivalutazione o comunque il mantenimento del valore da parte di un orologio è tutt'altro, e io credo che sia argomento di grande interesse tra gli appassionati, che nulla ha a che vedere poi con il prezzo di un orologio, semplicemente perché il mantenimento del valore non è un modo per speculare o per far soldi alle spalle di altri appassionati. In realtà credo che sia l'argomento più interessante per un appassionato, proprio perché garantisce la possibilità di scambiare, di vendere e comprare nuovi orologi nel tempo e naturalmente accrescendo o comunque appagando quelli che sono i desideri dei collezionisti, cioè quelli soprattutto di provare orologi sempre nuovi, non necessariamente accrescendo la propria collezione, ma anche soltanto scambiando orologi per altri orologi. Ecco, allora, quando normalmente si chiede un parere ad altri appassionati rispetto all'acquisto di un orologio, chiedendo appunto se quest'ultimo possa mantenere il proprio valore nel tempo, molto spesso vengono mosse delle critiche a mio avviso del tutto ingiustificate, perché quella domanda normalmente non è finalizzata a capire se vendendo quell'orologio si potrà guadagnare, è semplicemente una domanda per capire se i propri soldi sono al sicuro oppure se si buttano, e dato che i soldi nessuno li trova per terra, magari a parte qualche rara eccezione, allora è anche legittimo pretendere che questi soldi vengano spesi in maniera oculata, magari su orologi che possano appunto mantenere il proprio valore. È vero, questa cosa naturalmente si scontra purtroppo e non raramente con i propri gusti, perché alcune volte purtroppo bisogna scendere a compromessi proprio per acquistare orologi che possano mantenere il proprio valore, e questa necessità aumenta all'aumentare del prezzo degli orologi. È una cosa fisiologica, proprio perché quando bisogna spendere 5 o 10.000 euro per un orologio, immagino che un po' tutti cerchino di spenderli nel miglior modo possibile per poi non dover affrontare i cosiddetti bagni di sangue, cioè quegli orologi magari che pagati 10.000 ne valgono la metà soltanto per il fatto di averli acquistati, di averli indossati. È vero, ci sono rari casi di chi può permettersi la possibilità appunto di acquistare ciò che desidera senza badare assolutamente al mantenimento del valore, però purtroppo sono rari casi. Piacerebbe farlo anche a me, ma come dicevo prima i soldi si sudano e non si trovano per terra, purtroppo. E un'altra cosa che non ho mai compreso è proprio quello di criticare queste domande o questa filosofia quando si tratti di orologi costosi. In realtà lo stesso discorso, la stessa richiesta, la stessa attenzione al valore viene fatta anche con orologi molto economici, ed il motivo è sempre lo stesso, cioè quello di capire se sarà possibile scambiare o rivendere quell'orologio senza perderci troppi soldi, con lo scopo poi di comprarne uno nuovo. E appunto succede con qualsiasi tipo di orologio e in qualsiasi fascia di prezzo, proprio perché, come dicevo all'inizio,
vizio. Si tratta semplicemente di collezionismo e attenzione al valore e non speculazione, che invece è tutt'altro ed è un fenomeno completamente separato dalla passione per gli orologi, sebbene ci siano degli speculatori anche appassionati. Ma questo è un altro discorso. Nei commenti vorrei sapere che cosa ne pensate, se anche voi quando acquistate un orologio, che sia un orologio da poche centinaia di euro o da molte migliaia di euro, siete attenti al valore di questo orologio, al mantenimento del valore, o magari siete tra quei pochi fortunati che possono spendere senza badare alla rivalutazione o comunque al valore di un orologio. Ne parliamo assieme nei commenti come sempre, non prima di avervi ringraziati per essere stati anche in questa breve e discorsiva puntata domenicale. Se volete potete iscrivervi. Noi ci vediamo qui su Talk per una prossima puntata. Ciao!